Ciao, benvenuto o bentornato su questo canale. Se non mi conoscessi ancora, mi chiamo Virginie, sono un interior designer e amo co-creare con i miei clienti le loro case affinché possano avere una casa bella e funzionale che li rappresenti e li supporti nella vita di tutti i giorni. Questo può andare dalla consulenza fino all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronto il tema casa e ristrutturazione, dando suggerimenti e spunti affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa nella quale non vedi l'ora di tornare per trovare ed essere te stesso. Ricordati che sono suggerimenti generali, non possono ovviamente avere lo stesso peso di una consulenza fatta su misura. Quindi prendi quello che senti faccia davvero al caso tuo e ti risuona e il resto lascialo andare. Nel progettare una cucina è un attimo cadere in alcuni comuni errori che poi la renderanno meno funzionale e magari anche meno piacevole. Oggi ti parlo di 11 errori che ho visto fare spesso e qualcuno, ammettiamolo, l'ho fatto anch'io nella mia prima cucina. Prima di cominciare però, se ti piacciono questi argomenti e non l'avessi ancora fatto, iscriviti al canale così da rimanere sempre aggiornato e da aiutarmi per favore a far crescere il canale, io lo apprezzerò tantissimo. Metti un bel like al video e partiamo! L'argomento è bello fitto, quindi non perdiamo tempo e vediamo subito 11 errori comuni da evitare nel progettare la cucina. Paraschizzi e top sono quegli elementi che terrai per più tempo, quindi fai bene attenzione a ciò che scegli. Prima di tutto a livello di materiale, che sia di qualità e facile da pulire. Per il paraschizzi, se scegli delle piastrelle, fai attenzione o che siano grandi per avere meno fughe possibili o che siano di quelle che puoi mettere davvero molto vicino per fughe quasi impercettibili. Le fughe infatti sono il posto più insidioso per l'accumulo di unto e sporco. Puoi optare per top e paraschizzi dello stesso materiale. Questo rende la cucina più lineare ed evita il rischio di troppi materiali e colori. Se preferisci comunque avere due cose diverse, fai attenzione a come colori e materiali comunicano tra loro, ma anche con i mobili e il pavimento per evitare l'effetto arlecchino. Lo ripetiamo spesso, l'illuminazione è importante sempre, ma in cucina ancora di più perché è una stanza dove si usano anche strumenti pericolosi come i coltelli ed è importante quindi vedere bene. La luce centrale a soffitto non è assolutamente sufficiente, è importante anche avere delle luci sottopensili perché tutto sia sempre ben visibile. In caso di isola o penisola sarebbe ideale anche avere delle luci dedicate e magari anche sopra il tavolo. Parlando di illuminazione è importante anche la scelta dei giusti elementi, quindi scegli lampade che siano anche decorative. Attenzione alle proporzioni, se prendi dei lampadari troppo piccoli sembreranno messi lì un po' senza motivo. Nella sproporzione meglio che siano un po' più grandi perché diventeranno il punto focale dando carattere alla cucina. Inoltre puoi pensare anche a qualche bella lampada da appoggiare sul top, sarà decorativa e creerà mi pasticcio sempre, anche un po' di calda atmosfera. Avere un'isola o una penisola in cucina è il sogno di moltissime persone. Bisogna però fare attenzione alle sue misure. Non è raro vedere isole sproporzionate. In spazi grandi addirittura capita di vederne due. Ora, se due è decisamente troppo, anche un'isola però troppo piccola non ha senso. Le misure minime per un'isola sono almeno di 60 x 120.
Se lo spazio per un'isola non è sufficiente e non si può studiare nemmeno una penisola, allora è meglio optare per dei carrelli con ruote da poter spostare a seconda delle necessità. Nel progettare un'isola o una penisola, inoltre bisognerà anche fare attenzione alla distanza rispetto al resto della cucina, affinché i passaggi siano fluidi e si possano aprire cassetti e ante. In caso di ristrutturazione, un errore spesso commesso quando non si progetta una cucina operativa, ovvero con fornelli e o lavabo, è di non pensare ad attacchi elettrici sull'isola. È invece molto importante pensare anche a questo aspetto. Potresti averne bisogno per attaccarti con il PC o ricaricare un tablet o un cellulare. Potrebbe anche essere utile, perché no, per mettere una bella lampada decorativa se le dimensioni dell'isola lo permettono. Una presa in più è sempre una buona idea. Top della cucina stipati di tantissime cose è davvero una cosa comune da vedere. Ma davvero utilizziamo tutto quello che abbiamo appoggiato lì? L'ideale sarebbe mettere solo le cose che si usano regolarmente, come la macchina del caffè, qualche tagliere che sono anche decorativi, magari una bella oliera. Puoi anche optare per delle composizioni di cose che ami vedere, come un bel set di tazze o dei libri da cucina. Fallo però in modo studiato, con consapevolezza e proposito. Evitiamo di lasciare le medicine a vista, se è vero che dobbiamo prenderle magari tutti i giorni, magari anche più volte al giorno, è altrettanto vero che non sono il massimo da vedere. Quindi meglio metterli in un armadietto o almeno in una grande scatola decorativa. Una bella idea è anche quella di portare a livello top il pensile per racchiudere quegli elettrodomestici che non usi proprio tutti i giorni o che magari sono meno belli da vedere. In quel caso cerca di far mettere anche una presa lì dietro, così ogni volta che avrai bisogno di quell'elettrodomestico ti basterà aprire l'anta, usarlo senza doverlo spostare. Le mensole con le stoviglie a viste sono state un trend per un po' di anni, ma ammettiamolo, non è il massimo né a livello visivo né a livello funzionale. Infatti, oltre alla polvere, tutte le stoviglie accumuleranno anche molto unto, a meno di pulire pressoché quotidianamente. E comunque vedere tutte le stoviglie, per quanto belle e magari anche ben sistemate, crea comunque un disordine visivo, spesso fastidioso almeno a livello inconscio. Questo non significa bandire totalmente le mensole, al contrario, averne qualcuno potrebbe dare un po' di respiro alla cucina. L'importante è che siano poche e decorate con pochi ma ben scelti elementi. Come basi cucina abbiamo spesso degli armadietti con ante. Questo però, io per prima a dire il vero, questo però è poco funzionale, perché andare a cercare o prendere le cose che sono dietro può risultare poco pratico e perfino scomodo. I cassettoni invece risultano essere molto più fruibili, mantenendo tutto alla vista una volta aperti. Sarà poi importante cercare dei sistemi di organizzazione per non avere il caos all'interno e per poter avere accesso a tutto con facilità. Se la tua cucina è formata principalmente da armadietti, puoi comunque provare a cercare degli sistemi interni per rendere tutto un po' più pratico e funzionale. Quando si parla di mobili della cucina, oltre alla tipologia, è importante parlare di una buona progettazione, soprattutto negli angoli. Se non si fa attenzione, si potrebbero avere ante che non si possono aprire completamente, rendendo più difficile l'accesso a ciò che c'è all'interno. Quando si scelgono le maniglie ci si sofferma più che altro sul lato estetico, forma, dimensione e colore. Un po' meno sulla funzionalità, o meglio la praticità.
Ora mi spiego. Ci sono delle maniglie infatti anche molto belle, ma nelle quali puoi impigliarti e questo può diventare pericoloso. In cucina infatti ti muovi da un lato all'altro per prendere il cibo, prepararlo, cucinarlo, lavare e così via, e magari c'è più di una persona. Quindi se rischi di impigliarti ogni minuto, forse non è il massimo. Fai perciò attenzione alle maniglie che scegli, che siano ovviamente belle, ma anche pratiche per come vivi la cucina. Il rubinetto del lavandino è un elemento spesso sottovalutato, eppure è un dettaglio che potrebbe fare davvero la differenza in cucina. Ovviamente deve essere prima di tutto funzionale, ma se lo scegli anche affinché riprenda per esempio i colori di altri metalli presenti in cucina, come possono essere le maniglie, le lampade, darà davvero quel quid in più alla tua cucina. Quindi non prendere sotto gamba questo elemento. Oggigiorno c'è davvero una scelta infinita e anche adatta a tutte le tasche. Quando si parla di elettrodomestici si guarda alla loro potenza, funzionalità ed estetica, tutte cose giustissime, ma spesso non si pensa alle loro dimensioni. Quando si progetta una cucina, in teoria bisognerebbe partire proprio dai grandi elettrodomestici per scegliere quelli giusti per le proprie esigenze. Mi spiego subito. Se si vive da soli o in coppia, un fornello con 4 fuochi è sufficiente, addirittura potrebbe esserlo uno da 2. Ma se si è una famiglia di 4-5 persone o se si ama avere spesso ospiti, meglio prendere un fornello con 5 o 6 fuochi. Discorso simile può essere fatto con la lavastoviglie. Anziché essere la classica da 60 cm, potrebbe essere quella da 45, regalando spazio prezioso per altro. Infine questo ovviamente vale anche per il frigo, americano o classico. Ma anche nel caso di frigo classico da 60 cm, quanto grande deve essere la parte freezer? Se sei un amante degli alimenti freschi, basta davvero poco spazio. Considera anche la loro posizione, che siano tutti facilmente accessibili, soprattutto il triangolo lavandino, fuochi e frigo, il famoso triangolo di lavoro. C'è più di uno studio che spiega l'importanza per una cucina funzionale della posizione di questi 3 elementi. Infine, più che altro per quanto riguarda il frigo, va valutato se è meglio da incasso o meno. Non c'è una risposta giusta o sbagliato, qui è più una questione di estetica e di gusto personale. La cucina è un elemento che ha un certo costo e che terremo nelle nostre case per anni, è quindi opportuno scegliere bene. Prima di tutto i materiali che siano di qualità, resistenti e pratici da pulire. Non c'è nulla di peggio di diventare matti a pulire o trovarsi la cucina rovinata dopo poco tempo. Questo discorso vale ovviamente per i mobili, ma anche per la scelta di top, sparaschizzi e anche pavimento. Altri 2 aspetti da considerare nella scelta dei materiali sono anche le trame, i motivi e i colori. L'insieme deve essere armonioso e non un patchwork caotico. Pavimento, mobili, top e paraschizzi devono essere scelti in modo da comunicare in qualche modo tra loro. Una cucina super colorata con tanti motivi diversi può essere considerata carina all'inizio, ma il rischio di stufarsi presto è davvero alto. E considerato l'investimento, ne vale davvero la pena? Se ami i colori non sei costretto a rinunciarci, magari usali solo nelle basi, nelle loro anti, così li potrai comunque sempre ricolorare un domani. Oppure usali nelle decorazioni, magari anche nei piccoli elettrodomestici come una macchina del caffè. Avere bidoni della pattumiera a vista non è davvero il massimo in una cucina, tanto più che con la raccolta differenziata sono ben 5.
Ormai ci sono moltissime soluzioni che si possono integrare nei mobiletti della cucina, in particolare sotto il lavandino. Se non è possibile averli tutti e 5, cerchiamo per quelli che magari si usano un po' meno un'altra posizione come un armadietto sul balcone. Spero che questo video ti sia stato utile e ti sia piaciuto, nel caso fammelo sapere con un bel like e nei commenti. Sentiti poi libero di condividerlo con chiunque tu pensi possa essere interessato, ne sarò onorata e mi aiuterà a far crescere il canale. Se senti che la tua casa o qualche ambiente di essa non ti rispecchia abbastanza, non aspettare oltre, prenota la tua consulenza, trovi i miei contatti in descrizione. Se poi non lo avessi ancora fatto, ricordati anche di iscriverti al canale e attiva la campanella, così non ti perderai i prossimi video. Grazie di cuore per essere stato qui con me. A presto, ciao!